Diar tandum zar sakti fert ich den und dar ingde dich die bar meg diar tenak due starien zar. Per un attimo che parve eterno, nulla parve accadere. Un vento zefiro si alzò, il vento divenne tempesta e la tempesta tormenta. Tutti intorno tuoni e folgori illuminarono la scena e le urla di quel vento straziante parevano le urla dei dannati che ella aveva evocato dai 7 inferni. All'improvviso vi fu silenzio. Di fronte a lei si aprì un immane portale nella notte e una figura che pareva il buio assoluto, fatta di orrore, terrore, l'angoscia che gli uomini fin dai primordi potevano provare, gli si materializzò di fronte. Un demone dei 7 inferni, non completamente formato. Nere energie vi turbinavano attorno, occhi neri e oscuri, come le ombre della morte, parevano troneggiare in quel volto malevolo. Come osi, mortale? Come osi, femmina, a richiamare me, uno dei re degli inferni? Schianterò le tue ossa, berrò il tuo sangue per questo sacrilegio, per questo affronto. Ma prima mi divertirò a stuprarti, a massacrarti come meriti. Medilian non ebbe neanche un fremito di paura, no. Iniziò a urlare con ancora più potenza, sovrastando la furia dello stesso demone. Ashanda tanda yar, alanda sanda bar, avanti vindi stindiar. E con un potere e una voce che non era fatto per mortali, iniziò un duello magico. Le fiamme dell'inferno avvolsero il demone, ma le fiamme della rabbia pura avvolsero i polsi, la carne, gli occhi, l'essere di tutta Medilia, la quale, nonostante fosse ferita dal solo sguardo demoniaco, dalla sola presenza di quel re degli inferi, che con la sua voce le lacerava le carni facendola sanguinare, non la fece indietreggiare. In uno scontro di volontà terribile e demoniaca, Medilian resistette alla furia terrificante di quel demone. Non aveva subito tutta quella vita ignobile, non aveva imparato tutto quel gran potere per nulla, no. Quella notte lei sarebbe stata la dominatrice, lei avrebbe soggiogato il demone. Con altre parole arcane, terribili, tremende, iniziò a urlare al cielo la sua furia e la sua potenza. Fiamme che parevano corrodere la stessa forma di vita, che parevano torturare la terra stessa, la inondarono. Il suo sangue divenne del colore oscuro della notte e scintillando come lame saettarono verso il demone, il quale, nonostante una lotta che fu furiosa, epica e potente allo stesso tempo, non poté che cedere alla furia e alla volontà d'acciaio di quella donna che in quel momento ne ebbe il sopravvento. E il demone non poté far altro che inginocchiare la sua forma non ancora carnale in questo mondo, avvinta dal terribile potere di quella giovane necromante. Quando finalmente il demone, chinando il capo in segno di sconfitta, disse: Dimmi, signora, comanda, e io farò ciò che vuoi. Medilian, sfiancata dalla battaglia, sanguinante ma trionfante, con un ghigno malefico che avrebbe potuto benissimo rivaleggiare quella mostruosa creatura che ella aveva poc'anzi evocato, disse: Va, distruggi, massacra. Non lasciare nulla in piedi di quel villaggio che è ai piedi della collina, poco oltre le nebbie dimenticate. Va,
Mostra loro qual è la vera furia, qual è il vero demone, quali gli inferni che vanno provati. Va. Che nessun uomo, che nessuna donna, che nessun vegliardo possa sopravvivere. Fa di loro ciò che vuoi. Bevi il loro sangue, squarcia le loro carni, non mi importa. Ma fa sì che le loro urla riecheggino per tutta la vallata. Così sarà, mia signora. Disse sorridendo malignamente. Così sarà. Riattraversò quel buio e terrificante portale dove 1000 urla e 1000 inferni lo attendevano. Il portale si richiuse e Medillion si inginocchiò, sfinita, affranta, distrutta, sanguinante nell'anima quanto nel corpo, e i suoi splendidi occhi, che così tanto orrore avevano visto, si chiusero sprofondando in un sonno che nessuno forse avrebbe potuto rompere. Alcune figure ammantate e incappucciate si avvicinarono all'inerme Medillion. Quanto tempo fosse passato non lo sapeva, ma aprendo gli occhi pareva una prigione. Di fronte a lei una figura di un possente guerriero scarmigliato e coperto di sangue. Chiese: Chi sei tu? Io sono Vargo.